Fare ogni personaggio di The Boys è un'impresa titanica, ma esplorare il mondo di supereroi realistici e crudi che questo show rappresenta e la loro complessa psicologia è ancora più affascinante. Per questo, oggi voglio condividere le mie riflessioni su The Boys. The Boys era in una lista di fumetti che avevo sempre considerato inadattabili, principalmente a causa del loro contenuto estremo. Adattare The Boys esattamente come era scritto sarebbe stato impossibile, le reti televisive non avrebbero potuto trasmetterlo e, anche se un canale come HBO avesse accettato la sfida, probabilmente non l'avrebbe fatto per intero. The Boys ha sempre avuto un concept geniale, un gruppo di persone comuni incaricate di dare la caccia ai supereroi, i quali, in puro stile tardo capitalista, sono di proprietà di una mega corporazione il cui unico scopo è il profitto. Questo approccio alla narrativa dei supereroi non solo li deglamorizza, ma li inserisce in un contesto di iperrealismo e critica sociale, e il tardo capitalismo, con la sua insistenza sul profitto a ogni costo, diventa il vero antagonista, creando un contesto in cui anche i supereroi sono corrotti e sfruttati per fini economici. Questo potrebbe essere il tema di un futuro video, sì. A credito di Amazon, non hanno nemmeno provato a replicare il fumetto fedelmente. Eric Kripke e i suoi sceneggiatori hanno capito che ciò che rendeva buono The Boys non era tanto il contenuto esplicito quanto le idee sottostanti. Hanno preso le parti migliori del fumetto, l'idea e i personaggi, e hanno costruito lo show su quelle basi. Insomma, hanno deciso di salvare il salvabile e bruciare il resto. Eric Kripke, già noto per essere il creatore di Supernatural, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel bilanciare elementi fantastici con storie umane profondamente radicate. Nella terza stagione di The Boys mi ha fatto rivivere un pezzo di storia personale con il personaggio di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, un omaggio alla sua lunga collaborazione con l'attore in Supernatural. E se nella quarta stagione vediamo anche Jeffrey Dean Morgan che interpreta l'agente della CIA Joe Monkey Kessler, mancherebbe solo Jared Padalecki a fare Longplan. E chissà se la stagione 5 sarà il turno dell'ultimo Winchester. Ma di questi personaggi potremmo magari parlarne in futuro. Torniamo al fumetto e alla serie ed approfondiamo meglio la figura di Billy Butcher e di conseguenza Patriota. A parer mio, il risultato è uno spettacolo che supera significativamente la serie che lo ha ispirato, anche se ho la sensazione che questa affermazione mi donerà 2 proiettili nella gamba sparati dal nostro caro Nick. Per quanto lo show possa sembrare audace, i fumetti lo fanno apparire quasi addomesticato. La DC Comics pubblicò inizialmente la serie sotto la sua etichetta Wildstorm, ma preoccupata per il contenuto decise di cancellarla dopo soli 6 numeri. Successivamente, Garth Ennis ed Eric Robertson portarono la serie a Dynamite, dove completò il suo ciclo. La decisione di Kripke e del suo team di rimuovere molte delle parti problematiche del fumetto ha avuto un effetto positivo, ha reso i personaggi più umani. Nei fumetti, la tragedia che guida i personaggi principali è spesso utilizzata solo per giustificare le loro azioni. La serie TV, invece, utilizza quel trauma per esplorare l'umanità dei personaggi in modi che il fumetto non ha mai tentato. Evidentemente qualcuno ha deciso che far pensare il pubblico fosse meglio che farlo svenire. Forse nessun personaggio incarna questo cambiamento meglio di Billy Butcher. Mentre la prima stagione dello show apporta alcune modifiche alla trama generale, la motivazione di Billy rimane sostanzialmente la stessa, dalla caccia ai supereroi perché Patriota ha stuprato la moglie, Becca, che è scomparsa poco dopo. Billy presume che Patriota l'abbia uccisa e dedica la sua vita alla vendetta. Nella serie TV sembra che la morte di Becca sia confermata quando il dottor Vogelbaum dice a Patriota che era incinta e che è morta di parto mentre il bambino è nato con poteri. Questo rispecchia quanto avviene nei fumetti. Billy si sveglia e scopre che il figlio superpotente di Patriota ha ucciso Becca prima che Billy lo colpisca a morte con una lampada. In entrambe le versioni è la morte di Becca che alimenta l'odio di Billy per i supereroi. Nei fumetti Becca è solo un'altra di una lunga serie di donne uccise o frigorificate, un riferimento al numero 54 di Lanterna Verde in cui Kyle Rayner trova la sua ragazza uccisa e infilata in un frigorifero dal cattivo Major Force. Questo termine, frigorificate, è diventato emblematico nel mondo dei fumetti per indicare quando un personaggio femminile viene brutalmente ucciso solo per motivare il protagonista maschile. Nella
Nella serie TV inizialmente sembra che lo show segua questa traccia, ma quando Madeleine Stillwell dice a Patriota che sia Becca che il bambino sono morti per un aborto spontaneo, iniziamo a mettere in discussione la storia. In realtà Becca è viva e sta crescendo suo figlio Ryan in segreto, sperando che una famiglia amorevole gli impedisca di diventare come Patriota. Questo cambiamento altera drasticamente l'arco del personaggio di Billy, rendendolo più tollerante nei confronti dei supereroi e costringendolo a confrontarsi con la propria umanità. Praticamente Billy passa da ammazza tutti a ammazza tutti tranne uno. Billy arriva a capire che Becca aveva ragione su di lui e che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa a Ryan pur di stare con lei. Quando alla fine si rende conto di essere un cattivo modello per Ryan e di poter ferire Becca, decide di lasciarla andare. Questo momento è potente perché mostra la crescita di Billy al di là dei suoi pregiudizi e del suo odio. La terapia di gruppo deve aver funzionato. Questa evoluzione di Billy Butcher è profondamente radicata in concetti filosofici e psicologici di grande rilevanza. Dal punto di vista filosofico, la sua trasformazione può essere vista attraverso la lente dell'esistenzialismo. Billy si trova costretto a confrontarsi con l'assurdità della sua esistenza e con il vuoto lasciato dalla perdita di Becca. La sua ossessione per la vendetta è una risposta alla sensazione di mancanza di significato, una forma di ribellione contro un universo indifferente. Tuttavia, attraverso il processo di scoperta della verità e la riconciliazione con il suo passato, Billy inizia a costruire un nuovo senso di sé e delle sue azioni, incarnando il concetto esistenzialista di creare significato attraverso le proprie scelte. Psicologicamente, il personaggio di Billy può essere analizzato attraverso la teoria del trauma. La perdita di Becca e il successivo desiderio di vendetta sono manifestazioni di un trauma non elaborato. La sua crescita durante la serie riflette un percorso di guarigione dove la rivelazione che Becca è viva e la presenza di Ryan offrono a Billy una nuova prospettiva e l'opportunità di affrontare e rielaborare il suo dolore. Questa trasformazione è simbolica di un processo terapeutico il cui il riconoscimento e l'accettazione del trauma portano alla possibilità di una nuova identità e di un nuovo scopo. È come se Freud avesse deciso di fare un cameo nello show. Anche altri personaggi beneficiano di un trattamento simile. Annie Starlight January, un personaggio relativamente minore nei fumetti, è centrale nello show. Come Billy, il suo arco inizia in modo simile, ma lo show esplora la sua identità e il suo trauma in modo più profondo. Yugi, French e Kimiko ricevono sviluppi simili, diventando personaggi tridimensionali che lottano con le proprie ferite e traumi. E infine anche Patriota, descritto da Ennis come un personaggio quasi interamente negativo, beneficia di una maggiore attenzione alla sua psicologia. Nello show è un personaggio più complesso, guidato dal bisogno di essere amato, rendendolo occasionalmente pietoso, sebbene ancora terribile. Questo bisogno patologico di amore e riconoscimento può essere visto attraverso la lente della teoria dell'attaccamento, suggerendo che la sua infanzia priva di affetto abbia contribuito a creare un adulto incapace di empatia e moralmente corrotto. Patriota diventa quindi un esempio di come l'assenza di legami affettivi sicuri durante l'infanzia possa portare a comportamenti distruttivi e antisociali. Per concludere, il mio punto di vista, lo show ha dimostrato di poter prendere un'idea eccellente e trasformarla in qualcosa di straordinariamente rilevante e audace. Ha avuto il coraggio di umanizzare i suoi personaggi, esaminando ciò che ci guida e ci ferisce, rendendoli più interessanti. In un genere che ha giocato sul sicuro per troppo tempo, questo è davvero un cambiamento gradito. E chissà, forse alla fine ci insegneranno anche che i supereroi non sono altro che umani con un ego ancora più grande. Ma cosa accade invece nella più recente quarta stagione? Dopo aver salvato Frenchy dalla prigione, Butcher chiede il suo aiuto per risolvere la questione del virus con Samir. Latte materno decide di lasciare la guida dei boys a Butcher, pensando di ritirarsi con Monique e Janine, ma A-Train lo convince a restare. Il gruppo scopre un complotto per assassinare Singer tramite un mutaforma sconosciuto, mentre Patriota uccide Web Weaver, credendolo responsabile di una fuga di notizie. Yui tenta invano di convincere la Newman a fermare gli eventi in corso. Patriota manda Abisso e Black Noir II ad eliminare i boys, ma Butcher e Annie vengono salvati da A-Train nel latte materno. Patriota, furioso per la fuga di A-Train, lo licenzia dai 7. Intanto Ryan, stanco di essere manipolato dalla voce Patriota, abbandona uno spettacolo per esprimere il suo disagio e lascia il gruppo.
Frenchy e Kimiko si riconciliano, ma Samir inietta a Kimiko il virus, costringendo Frenchy a amputarle una gamba per fermare la diffusione. Nel frattempo, Butcher perde i sensi in un bar e Annie viene catturata e sostituita da un mutaforma. Quando Butcher si riprende, Mallory e Ryan lo visitano, ma un incidente porta Ryan a uccidere accidentalmente Mallory. Patriota incarica i 7 rimasti di eliminare chiunque possa incriminarli, mentre Ashley si inietta il V. Il virus viene sviluppato da Frenchy e i boys scoprono che Annie è stata sostituita da un mutaforma, che viene ucciso dalla vera Annie. Patriota rivela in diretta che la Newman è un super, chiedendo a Yui di proteggerla in cambio di aiuto. Tuttavia Butcher arriva, uccide la Newman con i suoi nuovi poteri e ruba il virus. Sage informa Patriota che il suo piano ha funzionato, portando all'arresto di Singer per cospirazione con i boys. Steven Calhoun diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti, giura fedeltà a Patriota e impone la legge marziale, sostituendo l'esercito con i super. I boys vengono catturati dai soldati della VOT, ma Annie riesce a fuggire, mentre Butcher si allontana con il virus. In una scena finale, Calhoun rivela a Patriota la posizione di Soldier Boy, tenuto in stato criogenico. Insomma, la 4ª stagione di The Boys continua a portare avanti l'irriverente tono che caratterizza la serie, ma mostra segni di stanchezza nella trama. I personaggi appaiono indecisi e le loro azioni mancano di incisività. Tematiche importanti come la relazione tra Frenchy e Kimiko o l'aborto di Starlight emergono senza un adeguato sviluppo, sollevando dubbi sulle scelte narrative. Un potenziale punto di svolta potrebbe essere l'evoluzione di Billy Butcher come antagonista, con la sua lotta per proteggere Ryan che potrebbe portarlo a scelte drastiche. Il finale di stagione è stato emotivamente potente, ma il percorso per arrivarci è risultato spesso discontinuo e insoddisfacente. Gli spettatori si aspettavano una trama più coesa e approfondita. Nonostante alcuni momenti intensi, come l'addio tra Yui e suo padre e il ritorno di Soldier Boy, la stagione lascia un senso di insoddisfazione generale. La 5ª e ultima stagione, prevista per il 2026, sarà l'occasione per chiudere la serie in grande stile.